In realtà il momento esatto non me lo ricordo, mi ricordo che da piccola giocavo, quindi i miei ricordi già personali risalgono a circa 7 anni, 6-7 anni, quando facevo la prima elementare, però il momento del primo calcio al pallone, il primo cerchio di ragazzini, miei amici che abbiamo fatto una partita, non la so identificare. Mi ricordo però che avevo 6-7 anni. Ma diciamo che è iniziata una consapevolezza nel corso della vita. Quando ero piccola il calcio era tutta la mia giornata, era il mio pensiero quando uscivo da scuola, era il mio pensiero anche quando c'era ricreazione a scuola, giocavo con gli amici, la partitella, non giocavo all'elastico per esempio con le bambine, non giocavo alla corda, niente, io giocavo a calcio, giocavo nel piazzale all'inizio della ricreazione fino alla fine e quando finiva la scuola. Anche lì la consapevolezza è cresciuta piano piano perché era all'inizio degli anni 70. Col senno di dopo ho scoperto che nel 1971 le donne a livello federale hanno ottenuto il diritto di voto, quindi di base questo tipo di consapevolezza dell'ambiente che girava intorno al calcio femminile è cresciuto piano piano. C'era tutta la società però che tutto sommato ruotava intorno a considerare la donna un po' inferiore. Quindi pian piano che sono cresciuta verso gli 8, cioè forse più 9-10 anni, quando ho cominciato anche il ginnasio, ai tempi c'era il ginnasio, mi sono accorta che non era scontato giocare a calcio per le bambine, anzi era qualcosa che non era normale, che non era naturale e a volte nemmeno accettato. Mi ricordo anche un aneddoto, ancora abbastanza piccolina. Noi giocavamo a Massagno, nel campetto di Massagno sotto casa. Abbiamo fatto la trasferta fino a fare una partita di calcio con dei ragazzi a Breganzona. Quando siamo arrivati, un ragazzino ha chiesto al mio amico: "Ma voi giocate anche con le femmine?" E in quel momento lì ho realizzato che forse la squadra di calcio aveva qualche differenza, insomma, fra maschi e femmine. Allora, sicuramente nell'amicizia fra noi ragazze, il fatto che passavamo tutto il nostro tempo libero giocando insieme, allenandosi, poi la squadra, bene o male, era anche il momento in cui uno è preadolescente, adolescente, quindi la squadra diventa anche il tuo gruppo di amici, il tuo gruppo di interesse e di conseguenza c'era da andare al cinema, cosa facevi? Andavi al cinema se non con tutte, almeno con alcune. C'era da andare a mangiare una pizza con tutta la squadra? Forse no, ma con quelle con cui ti sentivi più affine. Quindi sicuramente la forza per continuare, la voglia di giocare, era tutto legato all'amicizia, al fare gruppo e la voglia di giocare per i tuoi colori. Sì, sempre di più. Più sono cresciuta, più è emersa in me la consapevolezza che tutto andava oltre lo sport. Perché comunque anche lì sempre di più è cresciuta la consapevolezza di percepire il mondo del calcio come un terreno molto maschile, che metteva in discussione tante cose nella forma mentis maschile, dei maschi, degli uomini, il fatto che una donna giocasse a calcio, soprattutto anche spesso e volentieri, molto meglio, tutto sommato dava molto fastidio.
Ma sicuramente il fatto di poter conciliare i miei impegni sportivi, non tanto con la scuola, bene o male la scuola permetteva comunque a me, come a tutti, permette di avere del tempo libero oltre lo studio, i compiti, al limite li facevo in macchina durante le trasferte, mentre il lavoro, quando è cominciata la mia professione, il lavoro tra l'altro in ambito sanitario, quindi all'inizio facevo i turni e non è stato molto facile conciliare il tutto, anche perché poi il calcio in Svizzera a quei tempi nemmeno tanto per gli uomini e figuriamoci per le donne se permetteva di vivere di questo. Quindi chiaramente dover conciliare la formazione dopo il posto di lavoro e quant'altro non è stato così evidente. È stato qualcosa di fantastico, cioè ancora adesso se ci penso è meraviglioso, meraviglioso. Sei lì in campo, rappresenti la tua nazione, rappresenti la tua patria, senti l'inno che suona, hai addosso la maglia del tuo paese, è indescrivibile. Certo, mi ricordo la prima partita. La prima partita l'ho giocata in Italia, l'ho giocata a Tarquinia, quindi chiaramente non a Roma, al grande stadio, però comunque a Tarquinia, nell'Etruria, un bellissimo posto, un bellissimo ambiente, una bellissima squadra. E poi tutto sommato ci hanno talmente preso sotto gamba, era l'82, e alla fine nell'unico contropiede che abbiamo fatto noi abbiamo vinto 1-0. Quindi mi sono ricordata il vestire la maglia, entrare nel campo e alla fine uscire vittoriosi. Di calciatrici sì, tanti non pensano nemmeno che c'era già il calcio femminile prima, anzi addirittura il calcio femminile c'è stato addirittura agli inizi del Novecento, per esempio, però chiaramente non ha mai avuto il suo spazio. Quindi sì, da una parte la mia generazione al di fuori degli eventi come quelli di adesso, gli europei, soprattutto in casa nostra, a volte ci si dimentica che il calcio femminile non è nato ieri e nemmeno l'altro ieri. La professionalità che ruota intorno alla gestione del calcio femminile, in particolare quello che può essere la Serie A, adesso soprattutto anche la nazionale, le strutture, la possibilità di allenarsi in un campo in ordine, oserei dire come quelli veri, come battuta, mentre una volta, se noi ricordo che i primi allenamenti noi li avevamo fatti praticamente nel campetto nell'oratorio a Viganello, per dire, ci cambiavamo in un sottoscala. Adesso invece è tutto organizzato, la struttura è organizzata in modo che una giocatrice che ha talento, che vuole giocare, ha anche gli strumenti, l'organizzazione attorno a sé che le permette di fare questo. Sì, mi sarebbe piaciuto effettivamente questo che ho appena descritto, un'organizzazione diversa. Noi eravamo sorretti dall'entusiasmo, non dall'organizzazione, diciamo così. Chiaro, una certa organizzazione empirica c'era, però le trasferte erano con le macchine private, non sempre si dormiva fuori evidentemente perché era anche una questione di costi. Anche solo gli allenamenti sono fatti in modo molto più, diciamo, scientifici e professionali.
la medicina dello sport in genere è evoluta così tanto e tutto quanto attorno anche, non solo, ma anche al calcio femminile è molto più professionale. Questa cosa avrebbe forse, chissà, permesso di vivere di questo. Mi ha lasciato lo spirito di squadra, l'importanza dello spirito di squadra, l'importanza di avere coraggio, l'importanza di osare nelle cose, l'importanza di pensare che se ti impegni, punti a un obiettivo, puoi davvero raggiungerlo, nulla è impossibile per nessuno in un certo senso, ti lascia il senso comunque dell'altruismo, perché da sola in campo non farai mai nulla, potrai essere anche la persona più forte in campo, ma senza la squadra non vincerai, senza la squadra non potrai essere, diciamo, qualche cosa. E poi penso che forse è già qualcosa che ho dentro di me, la creatività di affrontare le situazioni, ma penso che quello ancora di più me l'ha lasciato. Quindi il coraggio, l'altruismo e la creatività. Sì, l'ho vista proprio sabato scorso, l'ho vista a Zurigo in compagnia di mia figlia, quindi praticamente quella sera ero insieme alle mie più due grandi passioni. Chiaramente la figlia va in precedenza, però è stata una serata bellissima. Non ho avuto la fortuna di poter trovare i biglietti per la partita della Svizzera. Da una parte forse meglio per le emozioni che mi avrebbe mosso, così ho potuto godermi davvero l'espressione tecnica, la capacità delle giocatrici. Di base non tenevo nessuno delle due, quindi mi è piaciuto l'espressione sportiva. È stato fantastico, soprattutto ho sentito un'aria di festa, di passione, di sportività. Non ho visto negli spalti situazioni di aggressività come purtroppo a volte si vede purtroppo adesso nel calcio maschile. Anche l'ambiente fuori, la città piena di colori, di tifosi e di tifose. Bellissimo, è stato veramente una gran festa. Sicuramente, se penso al passato, non mi aspettavo uno stadio traboccante di persone di fronte a una partita di calcio femminile. Questo è stato bello, ecco. Le mie esperienze personali hanno sempre visto dei bordi campo abbastanza deserti, ecco. Magari non completamente, ma insomma. Io penso che possano cambiare, qualcosa hanno anche cambiato perché appunto la professionalità in tutti i campi, anche il fatto che la RSI, quindi anche il servizio pubblico in generale, ha dimostrato che è dove serve e ha dato veramente una spinta, un sostegno mediatico potentissimo, qualcosa sicuramente resterà. È importante che tutto questo vada in parallelo anche in tutto il resto. Il calcio femminile, lo sport femminile in generale, ma in particolare il calcio che si muove in questo ambito, come dicevo prima, molto maschile, molto tribale nelle sue origini, porti anche a un cambiamento della forma mentis collettiva. A questo punto sì, a questo punto avverrà il grande cambiamento. La mia generazione di base, più invecchio, più mi accorgo che ho vissuto gli inizi di tante cose importanti, soprattutto per le donne in sé, ma anche per la società tutta.
e quindi sicuramente la mia generazione ha lasciato il fatto di puntare sempre di più al fatto che tutto sommato tutti devono avere la possibilità di fare le cose, di poter inseguire le proprie passioni, di poter avere appunto le strutture, l'organizzazione, la cultura attorno a sé che ti permetta di fare le cose, e soprattutto, ecco, se penso alla società civile tutta, che il calcio un po' la rappresenta, questa ricerca costante, continua, che sta davvero arrivando sulle vere e concrete pari opportunità per tutti i generi. Calcio femminile fra 10 anni, mi immagino che diranno c'è una partita di calcio del campionato XY e sul momento non sarà necessario specificare che si tratta di calcio femminile. Cioè, un po' come battuta, intendo dire che la vera conquista starà nel punto che sarà naturale per una donna entrare in campo e giocare una partita di calcio. Ecco, ricollegandomi alla domanda di prima, visto che io vedo, spero e prevedo più organizzazione, più capillarità del calcio femminile a livello nazionale, anche in altre nazioni, quindi ci saranno più squadre, più campionati, più possibilità per tante persone di giocare. Io direi a una ragazzina di adesso di dire credici, credici. Non farti fermare da nessuno se ti dicono ma ce la fai? Sì, tu credici, ce la puoi fare, entra in campo, corri, gioca con la squadra e insegui il tuo sogno di fare gol.